Progettare una internet delle emozioni. Ne parliamo con Roberto Verdone dell'Università di Bologna. Ciao Roberto e grazie di essere qui. Ciao Lorenzo, grazie a te. Mentre vediamo i titoli di queste challenge, sono tutti argomenti molto tecnici. Invece il tuo è un titolo che ha un sottotono umanistico quasi e lo dico con grande interesse. Quindi ti chiedo se puoi spiegarci cosa intendi con una internet delle emozioni. Ok, sì, in effetti quella era l'intenzione, proporre un tema che fosse anche un pochettino più interdisciplinare e human-centric, che è un concetto che oggi si sviluppa parecchio. Allora, la sostanza è, sono certo che tu saprai che il nostro corpo emette onde elettromagnetiche. Mh-mh. Le onde cerebrali a basse frequenze e poi tutto il corpo, le varie parti del nostro corpo che emettono onde elettromagnetiche a frequenze molto più alte, su una larghezza di banda enorme. Bene, negli ultimi studi, negli ultimi anni, studi di neuroscienze hanno dimostrato che queste emissioni contengono una quantità di contenuto informativo straordinario. Per esempio, le onde cerebrali, questo si sa da tempo, misurano lo stato emotivo di una persona. Le onde elettromagnetiche generate dal corpo alle frequenze dell'infrarosso forniscono informazioni spaventose. Da un paio d'anni si sa che è possibile predire con dei classificatori basati sull'intelligenza artificiale, per esempio, l'insorgenza di un male, di una malattia, osservando queste emissioni. Ma quello che è più interessante è che alcuni articoli scientifici nell'ambito delle neuroscienze e della psicologia hanno dimostrato negli ultimi 2 anni che quando persone che sono in presenza fisica sono in relazione emotiva di qualsiasi tipo, bene, le onde elettromagnetiche emesse dal nostro cervello e dal nostro corpo si sintonizzano in frequenza e in fase. Questo cosa vuol dire? Che per avere un vero scambio emotivo con le persone occorre che ci sia questo scambio informativo. Quindi, adesso vediamolo dal punto di vista di chi fa telecomunicazioni, non basta trasmettere audio e video per avere una vera capacità di trasmettere emozioni, sentimenti, empatia, occorre anche trasmettere questo tipo di informazioni. E quindi questo è il concetto dell'internet delle emozioni, fare in modo che, ovviamente c'è tutto un tema di miniaturizzazione di dispositivi, eccetera, si possa rilevare queste emissioni e trasmetterle opportunamente codificate per riprodurle a distanza, così da permettere alle persone di vivere davvero delle emozioni condivise. Questa è l'idea di fondo. E immagino che, come già accennavi tu, non sia banale a livello tecnico sia, raccogliere l'informazione da una parte e poi replicarla da remoto. Eh no, sicuramente. Allora, c'è un tema di tipo, come dire, elettronico, dispositivi. Effettivamente rilevarle oggi è possibile, è facilissimo farlo con le tecniche che si usano da qualche anno nell'ambito della risonanza magnetica, eccetera, eccetera, però miniaturizzare i dispositivi, è qualcosa di un po' più complesso. Tuttavia sappiamo benissimo che il futuro, il 6G, sarà basato su molti dispositivi wearable. Quindi immaginare che questi possano anche rilevare queste grandezze, tutto sommato non è troppo avveniristico. Certamente stiamo parlando di 6G, magari non di 5G. Dall'altro lato poi c'è il discorso di codificare queste informazioni, classificarle, riconoscerle per poter riconoscere le diverse tipologie di sentimenti, di emozioni che le persone provano. E da lì si apre un mare magno di possibilità. Pensa alla possibilità di immagazzinarle queste informazioni, quindi in qualche modo avere un clone, un digital twin emotivo delle persone da utilizzare in tutti i modi possibili, facendo attenzione alle problematiche tipo etico che sono dietro l'angolo. Ovviamente. E in particolare di cosa ti occupi tu in questa ricerca? Allora, la realtà è che io ancora non me ne sto occupando purtroppo, perché, in questo momento non ho, un progetto finanziato e non ho, nessuno che stia lavorando con me a quest'idea, che è un'idea che io sto proponendo da 1 anno circa, proprio nel tentativo di verificare se ci sia qualche dottorando, qualche giovane che voglia lavorarci. Diciamo che comunque, dal punto di vista della mia ricerca scientifica, il motivo per cui mi sono avvicinato a questo tema e l'ho un po' concepito è perché, dunque io oltre che ordinario di telecomunicazioni e direttore del laboratorio di comunicazioni wireless del CNIT, in realtà da 15 anni mi occupo anche di psicologia del lavoro in particolare, di soft skill, tra le queste tutti quei temi connessi con l'intelligenza emotiva e quindi con la capacità di mettere in relazione le persone sulla base dei sentimenti, che sono il veicolo fondamentale per il trasferimento di qualsiasi tipo di messaggio.
Quindi la mia ricerca che svolgo a livello scientifico si basa proprio sulla capacità di misurare le emozioni, gli stati emotivi delle persone, basandosi su certi modelli che sono noti nella letteratura dell'ambito della psicologia comportamentale. È una ricerca che mi ha portato a conoscere un certo tipo di letteratura scientifica delle neuroscienze, perché oggigiorno le neuroscienze e la psicologia vanno a braccetto. Ecco, io vorrei che mentre i neuroscienziati sfruttano questi nuovi principi, queste nuove teorie per predire mali oscuri, cosa importantissima, io vorrei che noi telecomunicazionisti le facessimo nostre per invece realizzare quella che io chiamo l'internet delle emozioni. Ho bisogno di qualcuno che ci voglia lavorare con me, quindi questa è una call aperta ai più giovani. Beh, l'argomento è interessantissimo e ti auguro di trovare la collaborazione che cerchi. Grazie mille a Roberto Verdone dell'Università di Bologna. Grazie mille. Ciao.